Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme questi orecchini che ho deciso di chiamare Less is More nella versione a 3, come vi avevo già anticipato. In pratica abbiamo per ogni orecchino 3 gocce e il loro peso dà a questi orecchini un movimento particolare che, se riesco, vi farò vedere in un video che in realtà ho girato ma di cui non ho ancora effettuato il montaggio. Intanto ve li faccio vedere più da vicino. Questa è la versione che vi avevo già anticipato nei video precedenti e questa invece è la versione che realizzeremo insieme. Le gocce in realtà sono nel colore Aquamarine AB e le perline sono nel colore Duracot Galvanized Seafoam, non il dark, quindi la versione più chiara. E poi, come vedete, qui abbiamo la solita collana abbinata agli orecchini, che poi è la collana Less is More nella versione con una sola goccia, e da qui poi è partito tutto, perché da questa semplice fascetta herringbone utilizzata come gancio portaciondolo di questa goccia, appunto, sono poi derivati questi orecchini, sia questi nella versione A2 sia questi nella versione A3, che sono degli orecchini molto semplici ed essenziali, da qui il nome che ho deciso di dargli. Le gocce sono sempre le solite gocce di Hobby Perline che misurano 10x8 mm e hanno il foro passante orizzontale. Le trovate sul sito, vi lascio il link nell'info box. Sono delle gocce in cristallo cinese, ma ora vi lascio all'elenco dei materiali, così iniziamo subito a realizzare questi orecchini. Per realizzare questi orecchini ci serviranno 2 anellini, 2 perni, le solite gocce 10x8 mm e delle perline Miyuki della misura 15. Poi ci servirà il solito ago numero 12 della Pony e il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che sempre vi consiglio. Vi spiego come farlo passare nella cruna dell'ago giù nell'info box. Iniziamo con le solite 12 perline Miyuki di misura 15 e la goccia. Portiamo tutto quasi alla fine del filo, ripassiamo nelle perline per effettuare la chiusura a cerchio. Facciamo i 2 nodi. Con il capocorto ci inseriamo in un po' di perline da questa parte, mentre con l'ago ci inseriamo qui proprio nel foro della goccia. Giro il lavoro per comodità, ci troviamo qui a uscire dall'altra parte della goccia, ma dobbiamo salire qui nelle prime 6 perline che abbiamo da questa parte. Così abbiamo il capo corto che ancora ci dà fastidio, ma lo tagliamo tra un attimo. Tiriamo intanto il filo, ci ritroveremo così. Questo, vedete, è il capo corto che andiamo a tagliare. Mi raccomando, non ci confondiamo. Tagliato il capo corto del filo ci ritroveremo così. Stiamo uscendo dalla sesta perlina, prendiamo 2 perline e ci inseriamo nella perlina che viene subito dopo quella da cui viene fuori il filo. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e ci inseriamo nella perlina che abbiamo a destra dal basso verso l'alto. Era quella da cui eravamo partiti. E poi ci inseriamo anche nella perlina di destra che abbiamo aggiunto. Tiriamo il filo. Quindi adesso, tirando il filo, si sono formati contemporaneamente i primi 2 passaggi di herringbone. Come vedete, il primo passaggio interessa le perline che facevano parte proprio dell'inserimento iniziale e quindi, escluso questo, avanzano 5 perline da questa parte libere e 5 dall'altra. E invece questo secondo passaggio è quello con le 2 perline aggiunte, quindi in tutto abbiamo già 2 passaggi di herringbone. Ne dobbiamo fare 25 e quindi io intanto prendo le altre 2, ci inseriamo nella perlina di sinistra come avete visto e poi ci inseriamo nella perlina di destra dal basso verso l'alto, ma anche nella perlina aggiunta che si trova sempre a destra. Tiriamo il filo
e ci ritroveremo così e abbiamo 3 passaggi di herringbone. Siccome sono venute via le perline, rifaccio il passaggio. Stiamo uscendo con il filo dalla perlina di destra, entriamo nella perlina di sinistra, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Queste si vanno ad aggiungere a quelle che già abbiamo. Ci inseriamo dal basso verso l'alto in quella di destra che già c'era e in quella di destra appena aggiunta, così tiriamo il filo. Anche in questo caso di nuovo le perline sono venute via, ma il risultato è questo. Se vedete che si allarga così il lavoro, basterà tirare il filo in questo modo che vi ho fatto vedere. Rifacciamo, prendiamo 2 perline, ci inseriamo a sinistra, poi ci inseriamo a destra, quindi sia in questa in basso che in questa in alto a destra. Tiriamo il filo, questa volta sono rimaste qui. Come vedete, l'herringbone consiste in questo meccanismo che lega le perline in coppie in questo modo. Per ora abbiamo formato 5 passaggi di herringbone. Ricordiamoci di conteggiare anche il primissimo che si viene a formare. Ne dobbiamo fare in tutto 25, ci vediamo qui tra un po'. Effettuati i 25 passaggi ci ritroveremo così. Non vi preoccupate se si curva un po' la linea di herringbone, perché comunque dopo si sistemerà. Intanto dobbiamo fare la fascetta herringbone accanto a questa, che sarà più corta, di 14 passaggi, ma intanto come facciamo a girare e venirci a trovare qui accanto? Prendiamo 6 perline, ci andiamo a inserire nelle ultime 2 di queste che abbiamo qui sulla fascetta herringbone già fatta, in questo modo, dal basso verso l'alto, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, ma dobbiamo un po' appiattire queste perline e farne stare 4 su, che rimarranno separate e costituiranno la nostra svolta, il nostro giro, diciamo, nella parte superiore, e in queste ultime 2 che teniamo da parte così ci andiamo a inserire dall'alto verso il basso. Tiriamo bene il filo tenendo ferme le perline con le dita e avremo questa situazione che andiamo a stringere così, tirando, e ci ritroveremo così. Fatto questo, prendiamo altre 2 perline e ci andiamo a inserire dall'alto verso il basso, sempre in queste 2 perline interessate dal nostro passaggio, così dall'alto verso il basso, e ci ritroveremo così. Tiriamo bene il filo e avremo questa situazione. Quindi questi sono i primi 2 passaggi di herringbone della fascetta accanto. Queste 4 invece rimarranno nella parte superiore, sono escluse, diciamo, per adesso. Cosa facciamo? Sono i primi 2 passaggi, ma dobbiamo fissarli meglio, e li fissiamo prendendo le altre 2 perline che costituiranno il terzo passaggio. Le prendiamo, ci inseriamo dal basso verso l'alto in questa perlina che abbiamo a destra. Tiriamo il filo, non importa se inizialmente si allontaneranno, ci ritroveremo così, ma poi andiamo nella perlina che si trova a sinistra rispetto a quella da cui viene fuori il filo e ci inseriamo in questa dall'alto verso il basso. Così. Intanto ci inseriamo qua. Poi, tirando il filo, ci ritroveremo così, quindi queste 2 fascette si andranno a raddrizzare, a sistemare questi 2 passaggi di herringbone, e poi però dobbiamo venire fuori anche da questa perlina che si trova a destra, che è una delle 2 che abbiamo aggiunto per ultime. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ecco i 3 passaggi di herringbone da questa parte. Ora io giro il lavoro, perché per comodità è meglio lavorare l'herringbone dal basso verso l'alto, cioè in questo verso, e proseguo un pochino, nel senso che prendiamo le altre 2 perline e dobbiamo procedere normalmente. Quindi entriamo nella perlina di sinistra, poi andiamo in questa di destra che si trova accanto e anche in quella che viene su.
tiriamo il filo, rifacciamo il passaggio, prendiamo le 2 perline, andiamo nella perlina di sinistra, andiamo poi nella perlina di destra e anche in quella che si trova a destra ma più su, che fa parte delle 2 aggiunte per ultime. Tiriamo il filo, rigiro il lavoro per farvi vedere. Dobbiamo proseguire così con questa fascetta di herringbone per altri 9 passaggi, perché ne abbiamo fatti 5, compresi questi 2 iniziali, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo avanti fino ad arrivare a 14 e ci vediamo qui. Terminati questi 14 passaggi, dobbiamo inserire la goccia e quindi prendiamo questa sequenza 5 perline di misura 15, la goccia e altre 5 perline e ci andiamo a inserire, stiamo uscendo, vedete, con il filo da questa parte a sinistra e ci inseriamo invece a destra, nella perlina che abbiamo a destra, ma anche in tutta questa fila di perline che abbiamo a destra, fino ad arrivare in cima. Usciremo da qui, tiriamo il filo. Nel caso degli orecchini less is more a 2 ci saremmo fermati qui e avremmo fatto la parte curva qui sopra, ma noi dobbiamo invece fare l'altra fascetta. Per fortuna è una fascetta molto corta e il meccanismo per fare questa fascetta accanto è sempre lo stesso, quindi prendiamo 6 perline, ci inseriamo nelle ultime 2 che abbiamo qui lateralmente, dal basso verso l'alto, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, sempre dobbiamo appiattire queste perline aggiunte, lasciarne 4 fuori, vi faccio vedere bene, e ci inseriamo in queste ultime 2 che abbiamo qui dall'alto verso il basso. Teniamo un po' fermo il lavoro e tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Se abbiamo fatto l'altra svolta, l'altra parte, insomma, che ci serve per girare un po' il lavoro per ritornare verso il basso. Prendiamo le 2 perline e andiamo sempre in queste 2 da cui praticamente veniamo fuori col filo, queste 2 che abbiamo qui a sinistra, tiriamo il filo e avremo, tra virgolette, anche qui i primi 2 passaggi della fascetta herringbone successiva. Dobbiamo tirare bene, però come vi dicevo questi 2 passaggi, che dobbiamo intendere in questo senso, dobbiamo fissarli meglio e quindi prendiamo già le 2 perline successive del passaggio successivo, andiamo a destra, qui dal basso verso l'alto, teniamo un po' il lavoro, altrimenti viene via, ci ritroveremo così e ci inseriamo nella perlina accanto a quella da cui viene fuori il filo, qui a sinistra, dall'alto verso il basso, così. Quindi con questo sistema avremo fissato i primi 2 passaggi di herringbone che abbiamo fatto poco fa. Tiriamo intanto bene il filo e avremo fatto anche il terzo passaggio, però dobbiamo comunque uscire da questa perlina che abbiamo qui a sinistra, che è, diciamo, una delle ultime che abbiamo inserito. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Adesso avremo quindi fatto sia fissato meglio i primi 2 passaggi di herringbone, queste sempre escluse, queste 4 sopra, e poi aggiunto il terzo passaggio di herringbone. La cosa carina è che qui ne dobbiamo fare solo 4, quindi ce ne manca solo 1. 3 li abbiamo già, ce ne manca 1 che facciamo di nuovo in questa posizione, anche se è scomodo farla così, diciamo girerei il lavoro, sicuramente voi lo farete, ma adesso, visto che è solo 1 che dobbiamo fare, non ne vale la pena. Però ruoto un pochino per inserirmi meglio qui, in questa perlina che sta da questa parte e in quella che sta ancora, diciamo in questo caso più giù, che è quella che abbiamo aggiunto. Le perline si stanno allontanando dal lavoro, ma tirando il filo tutto si sistema così. Tiriamo bene, ci ritroveremo con questa brevissima fascetta di herringbone, questa qui.
di 4 passaggi. E quindi qui già possiamo unire la goccia, aggiungere la goccia. Quindi inseriamo questa sequenza 5 perline, la goccia e 5 perline, stiamo uscendo dalla perlina e dalla riga di sinistra, andiamo nella riga di destra e ci ritroveremo così. Attraversiamo queste 4 perline che abbiamo da questa parte, tirando il filo ci ritroveremo così, in questo modo. Ecco, e qui abbiamo, come vedete, la sequenza che vi dicevo, il distacco tra le gocce che vi dicevo. In pratica adesso dobbiamo fare un lavoro di, come dire, come al solito, sistemazione della parte superiore, poi per creare anche il cappietto per inserire la monachella o l'anellino e il perno. E per farlo prendiamo 3 perline e ci andiamo a inserire qui, in queste due che si trovano nella parte superiore, di quelle che avevamo lasciato da parte prima, e in quelle successive, quindi in linea in queste 4 che abbiamo nella parte superiore. Non vi preoccupate, la goccia adesso sembra storta, ma dobbiamo tirare il filo. Tirando il filo si sistemerà tutta la situazione in questo modo, infatti la goccia è andata al suo posto. Prendiamo le altre 3 perline e ci andiamo a inserire in questa perlina, quindi in tutta questa fascia di perline, questa riga di herringbone che è quella più lunga, quella che abbiamo realizzato per prima. Quindi andiamo con l'ago fin giù, naturalmente fino a un certo punto riusciremo ad attraversare le perline, tiriamo il filo e queste 3 si sistemeranno qui nella parte superiore in questo modo, così. Quindi si andrà a formare questa parte arrotondata con le 3 da questa parte e le 3 dall'altra parte. Naturalmente, come vedete, non ho attraversato tutta la riga perché dobbiamo appunto ripassarla completamente e poi passare anche attraverso la goccia, e per questo vi dicevo all'inizio non vi preoccupate se rimane un po' curva la fascetta herringbone, perché appunto avremmo riattraversato questa parte come ora stiamo facendo. Ci ritroveremo così, non tiriamo comunque eccessivamente, ci inseriamo, rimane sempre fuori quest'ultima perlina che dobbiamo anch'essa attraversare, poi ci inseriamo nella goccia, poi ci inseriamo lungo tutta questa parte, non esageriamo con il voler attraversare le perline, altrimenti poi non scorrerà l'ago facilmente. Ecco, io ne ho attraversato comunque il più possibile, ma senza esagerare. Poi proseguiamo lungo la fascetta herringbone, e qui usciamo solo, vedete, da questa perlina, quindi oltre la fascetta vera e propria usciamo dalla prima di quelle 4 perline che avevamo messo quando avevamo bisogno di girare il lavoro per fare la fascetta accanto. Quindi usciamo da qui, andiamo nella perlina accanto, corrispondenza, e scendiamo giù nella seconda fascetta, quella di media dimensione, fino a che l'ago viene fuori. Eccolo qui. Scusate se ruoto il lavoro per comodità, sarà inevitabile, comunque ci ritroveremo così. Poi andiamo ancora giù in queste altre 2 che mancano, su in realtà perché ho voltato il lavoro, attraversiamo la goccia, questa è quella, ripeto, della fascetta di misura media, la goccia centrale, risaliamo su, stiamo uscendo da questo punto, andiamo ancora oltre, sempre passati i passaggi in comune di herringbone anche nell'altra perlina che era la prima delle 4 che abbiamo utilizzato per collegare le varie fascette in sostanza. Quindi usciamo da qui, tiriamo il filo,
e poi scendiamo giù nella perlina accanto e poi sempre nelle perline che seguono, perché così abbiamo effettuato in realtà una specie di ripasso di tutte le fascette e di tutte le gocce. Di nuovo ruoto per salire in queste 3 perline che restano, per andare nella goccia per salire su e qui possiamo salire, dobbiamo salire in tutta la riga di herringbone che abbiamo qui a destra e poi attraversiamo anche le 3 aggiunte, le 3 perline aggiunte e attraversiamo anche queste 4 che seguono, quindi dobbiamo uscire alla fine da questo punto. E da questo punto in pratica dobbiamo effettuare il cappietto, ma intanto prendiamo queste 4 perline, ci andiamo a inserire sempre in queste 4 centrali in questo modo, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, avremo questa fascetta, ma poi andiamo a inserirci di nuovo in queste 4 e poi nelle 2 sottostanti e poi nelle 2 che abbiamo sopra, quelle da cui stiamo venendo fuori col filo, e ci ritroveremo così. Poi di nuovo ci inseriamo qui sotto, veniamo fuori con l'ago dall'altra parte, tiriamo il filo e avremo quindi unito queste 2 centralmente, queste 4 cioè centralmente, poi attraversiamo di nuovo queste 4 perline che si trovano nella parte superiore e possiamo finalmente effettuare il vero e proprio cappietto. Come lo faremo? Prendiamo 6 perline, eccole, ci andiamo a inserire sempre in queste 4 perline che si trovano nella parte superiore, così, e ci ritroveremo così. Ripassiamo, naturalmente, ci ritroveremo così. E poi adesso possiamo in pratica scendere qui da questa parte e per esempio anche in questo punto fare 2 nodi e tagliare il filo. Avremo terminato ed ecco l'orecchino si troverà così, ma facciamo insieme i 2 nodi, andiamo sotto il lavoro, passiamo così all'interno dell'asola che si viene a formare, ripassiamo sotto il lavoro, si forma un'asola che attraversiamo e faremo il secondo nodo. Poi non ci resta che andare un pochino giù nel lavoro, qui sempre nelle perline che seguono, e potremo tagliare il filo. Ed eccoli quindi gli orecchini less is more, ve li faccio rivedere da vicino, ma ormai li conoscete bene perché appunto li abbiamo realizzati insieme. Questo è come stanno più o meno indossati, hanno dei movimenti davvero particolari come già vi ho detto. Questa è la versione blu con il dorato e poi abbiamo il solito ciondolo less is more. Vi ricordo che si può realizzare anche nella versione A5 che quindi diventa poi una collana less is more come l'ho chiamata nel tutorial. Nel caso in cui realizziate questi oppure gli orecchini a 2 o comunque il ciondolo e la collana, ma anche tutti i miei altri bijou che ho ideato e che trovate qui sul canale, ricordatevi di taggarmi su Instagram e su Facebook. Quindi io vi ringrazio per il vostro sostegno e vi do l'appuntamento qui sul canale con la prossima idea.